Il corso di UX design che comunque si parla in questo caso l'ho conosciuto da una pubblicità di Instagram. Avete presente quelle che insomma vi appaiono tra una storia e l'altra? Ecco, da lì c'era il periodo in cui giravano, che era giugno, maggio. Mi sono incuriosito e ho voluto approfondire anche più l'argomento, visto che comunque ho terminato la scuola da poco. Era praticamente, appunto, come vi dicevo, giugno, luglio, quei mesi lì. Ho detto perché no, approfondisco di più. Ho visto dei video di cui ne parlavano e ne parlavano anche abbastanza bene, col fatto che appunto prendendo questo corso ti permettesse di avere delle conoscenze in più a livello di UX design. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui per vedere un video conclusivo che vuole essere appunto riguardo al UX design. Mi riferisco quindi al corso di Google Careers Certificates. Ho completato questo corso in maniera serena, nel senso che terminandolo immaginavo poi non avessi una capacità immediata di trovare lavoro, ma perché in un certo senso io il lavoro lo stavo già improntando da me, quindi è stata ovviamente una scelta mia di conseguenza, però nulla mi ha vietato di inserire le mie competenze dentro il mio curriculum o al mio portfolio in questo caso, anche se volete. Quindi il mio obiettivo alla fine si è devo dire concluso, ovvero quello che anche uno può prendere all'inizio di questo tipo di corso. Mi riferisco, si tratta quindi del vostro portfolio, un portfolio che quindi può essere di qualsiasi cosa, ma in particolare il portfolio della vostra attività che personalmente state affrontando. Nel mio caso quindi la grafica e il design digitale, e che voglio continuare a portare avanti. Sono abbastanza determinato su questo e voglio anche comunque parlarvene su questo canale, perché per l'appunto l'ho aperto anche per questo. Inizialmente si è avuto molte mutazioni questo canale, però il conseguimento che vuole avere è proprio questo, cioè portarvi contenuti utili e con dei consigli, come anche ho fatto delle playlist, quindi andatevele a vedere, tips e consigli grafici, o ad esempio design critique, dove comunque anche lì parlo di molte cose che riguardano anche lo UX design, perché UX, mi raccomando, pronunciatelo bene, perché ci sono un sacco di persone che dicono anche UX, insomma UX design, che comunque rimanendo nel tema del video, si tratta quindi dell'esperienza utente, come anche vuole dire il nome, quindi user experience. Questo vuol dire UX design, mi raccomando. Quello che vuole essere è un migliorare l'approccio che l'utente ha sulle piattaforme social o web in generale. Che comunque, per chi non sapesse, è un tipo di lavoro o un tipo di esperienza, se ancora vogliamo chiamarlo così, che è sempre in crescita e andrà avanti di pari passo con gli anni, per quello che adesso nel mondo digitale che abbiamo stiamo evolvendo. È comunque un lavoro molto in aggiornamento, riguarda tutto quello che può essere magari digitale. Poi se voi approfondite sul corso sapete che non è solo visivo anche, ma è funzionale, perché se vogliamo che magari un poster o una pubblicità che magari mettiamo su Instagram sia solo bella visivamente, vabbè, possiamo anche chiederla al nostro amico che magari disegna o semplicemente se la cava e magari ce la fa. Però a livello funzionale non è sempre così. Quando si tratta di livello funzionale, cosa intendo? Per parlare più concretamente, io, mettiamo caso, abbia creato appena una pubblicità che sia per esempio un post Instagram, un post quindi di quelli che scorri. Certo, tante volte si trova anche cosa di semplicemente che non ci piace, però appunto quando la UX in quel post lì funziona, quando quel testo, quel poco testo anche tante volte che leggiamo o quelle immagini che vediamo ci fanno interessare sull'argomento e ci fanno dire ok, cavolo, mi interessa questa cosa, la clicco. Punto numero 1, ci sono degli ambiti in cui vanno messe. Quindi in base poi anche all'argomento di cui stiamo parlando, bisogna calcolare il target con cui ci stiamo riferendo e in base a quello utilizzare magari dei termini specifici che possono interessare o meno a quel tipo di target. Anche quello è molto importante, infatti ne parlano in uno di questi 7 corsi e io credo che, soprattutto consolidando anche cose che ho imparato a scuola, perché ho fatto comunque un indirizzo di grafica e quindi molte cose le sapevo già e le avevo già improntate a scuola, ci sono certe caratteristiche che un grafico o uno UX designer deve tenere a mente. Quindi il target
ed è una delle prime cose che va messa magari in uno studio che facciamo sul nostro prodotto, che sia un'immagine o che sia anche un prodotto fisico. Per concludere il tutto, volevo solo dire che appunto ci sono, come ripeto, 7 corsi. E se non avete visto il primo video vi rimando anche dalla scheda qua sopra o da magari le schede a fine video, quindi quelle che vi appaiono, che potete cliccare il video. Perché? Perché è abbastanza importante sapere che cos'è che si farà in questo corso, ma più che cos'è, quanto e come si fa. Quindi ci saranno appunto 7 moduli che sono suddivisi in questo grande corso, che si potranno svolgere in 6 mesi o di più, dipende quanto tempo ci mettete. Addirittura io l'ho concluso in meno mesi, se non erro in 5 mesi o pressoché anche qualche giorno in meno, ecco, perché comunque mi ero dato una scadenza sulle cose da fare. Dovendo portare avanti anche il lavoro che sto facendo, mi sono organizzato in questa maniera: la mattina la occupavo per il corso e il resto della giornata lavorando, riorganizzandomi gli appunti, perché io mi sono fatto un sacco di appunti scritti fisicamente su carta, perché a fine del corso o anche durante il corso ci sono un sacco di quiz e non solo, anche attività, quindi questo tenetevelo a mente perché è importante. E vi raccomando, tra l'altro è tutto in inglese, quindi sia testo che parlato è solo in inglese. Ci sono appunto dei quiz che dovrete fare e cercare di completare al meglio. Potete anche rifarli, ma ci vuole del tempo per rifarli. Se lo sbagliate c'è un altro tentativo e altrimenti dovete aspettare del tempo. Quindi prima fate corretto meglio è, e soprattutto potete anche finirlo prima se sapete le cose veramente. Non è una cosa complessissima, ce l'ho fatta io, probabilmente ce la possono fare tutti a parer mio. È solo da contare il fatto che è una materia che magari è ostile a qualcuno, ma più che ostile magari non è ancora tanto conosciuta. Basta dire anche che è nata negli anni 90 in America, quindi per farvi un esempio non è appunto una cosa poi così conosciuta nel mondo ancora, ma che è una cosa che serve effettivamente per quello che stiamo facendo adesso, per quello per cui stiamo evolvendo di più, il mondo digitale. Quindi imparare una cosa adesso magari varrà tantissimo tra qualche anno, e lo vale già anche adesso, perché ci sono tanti lavori che stanno cercando una figura del genere. Imbattendomi anche comunque in dei siti in cui c'è una ricerca di lavoro, ho notato tante volte cerco UX designer, quindi non sottovalutatelo, perché è sicuramente una conoscenza in più per alcuni, ma che può essere un valore aggiunto per quelli che magari entrano in un'azienda di un certo tipo. Ecco, quindi valutate bene tutta questa situazione. Se poi vi piace tutto quello che sto facendo, anche semplicemente iscrivendovi o lasciando like al canale o un commento, perché magari lì vi aggiorno anche su quello che vado a fare. Lasciate like e ci vediamo al prossimo video. UX, mi raccomando, pronunciatelo bene, perché ci sono un sacco di persone che dicono anche UX, UX, insomma UX design.